Questa volta vi chiedo scusa che non ci siano i ricamini né ebraici né greci, perché ho fatto lo schema durante il viaggio e nel computer piccolino mi mancano i caratteri greci ed ebraici, quindi troverete solo la traslitterazione. Pazienza. Questa volta e la prossima noi toccheremo una parte del Deutero Isaia che forse ci interessa di più di quelle parti che abbiamo toccato fino adesso, perché affronteremo la figura misteriosa del servo di Yahweh. Oggi daremo un'occhiata veloce alle premesse, a capire che ruolo ha questa figura nella profezia del Deutero Isaia, poi le sue ricadute nel Nuovo Testamento e quindi su di noi. La prossima volta invece vedremo il quarto Carme, l'ultimo, quello più lungo, più impegnativo, che è in fondo una specie di grande riassunto che ci parla di questa figura. Per poter inquadrare il valore di questa figura dobbiamo partire certamente non da Adamo ed Eva, sarebbe troppo, ma dobbiamo partire dall'alleanza del Sinai, altrimenti non riusciamo a capire che senso abbia questo personaggio, tra l'altro misteriosissimo, che molto spesso, lo vedremo, trova delle concretizzazioni, alle volte in Ciro, alle volte in Israele, e alle volte in questo personaggio misterioso che poi prenderà il sopravvento sugli altri servi di Dio ed emergerà in maniera primaria su tutti gli altri. Allora, siamo al Sinai. Al Sinai avviene una cosa che avveniva presso tutti i popoli. Nel Medio Oriente antico si vive con la Berit, con l'alleanza. Senza alleanza non si vive. Perché? Noi oggi siamo abituati ai grandi stati che fanno trattati internazionali e via di questo passo, per cui se noi andiamo in Francia o andiamo in Germania o andiamo in Spagna, in Inghilterra, in Danimarca, non dico che ci sentiamo a casa nostra, ma quasi, perché le leggi, tutto sommato, ci proteggono, come in Italia, qualche volta anche meglio. Nel Medio Oriente antico non dobbiamo pensare così, soprattutto nel Medio Oriente antico, fuori dai due grandi centri di potere, che erano la Mesopotamia e l'Egitto. Tra la Mesopotamia e l'Egitto voi avevate una marea di coriandoli di città-stato. Lo scambio commerciale doveva essere regolato. Il passaggio delle carovane in territorio altrui doveva essere regolato. E veniva regolato il tutto da questa istituzione giuridica. Di norma questa istituzione giuridica era proposta dal più potente dei due partner. Non era il più debole che poteva chiederla, era il più potente che la imponeva, tanto per gradire. Naturalmente c'erano delle clausole reciproche, c'era un documento che le enunciava e c'erano poi alla fine tre dati tremendamente importanti. Il primo riguardava gli anni che durava questa alleanza e quindi gli anni in cui poteva essere ristipulata. Dopo tot anni si faceva un bilancio e la si ristipulava. Il secondo dato erano le benedizioni, e per benedizioni si intendevano i regali. Se tutti e due siamo stati
fedeli all'alleanza, io più potente facevo dei regali a te più debole, ma anche tu più debole facevi dei regali a me più potente. Se invece al bilancio dopo X anni risultava che uno dei due era stato fedifrago, e allora c'erano le maledizioni, e le maledizioni era la morte e quindi la guerra, necessariamente. Nei rapporti fra Dio ed Israele, Dio adopera questa struttura culturale che il popolo ebraico può capire. Avesse adoperato altre strutture culturali, il popolo ebraico non avrebbe capito niente. Dunque, tra Dio e Israele al Sinai avviene la Berit, l'alleanza viene stipulata. Ci sono le clausole, sia per Dio, sia per Israele. E le clausole di Israele incominciano con il Decalogo, dove si mette molto in evidenza, il prossimo anno lo vedremo molto meglio, un dato interessantissimo. Noi scopriremo che nel capitolo 4 del libro della Genesi, quindi ai primordi dell'umanità, l'umanità si era data una legge. Ed è la legge di Lamech. E la legge di Lamech dice alcune cose bruttine e brevissime, quattro stichi, 4 righe. Ma dice: voi donne zitte. Prima regola. E qui già incominciamo male. Perché Lamech si rivolge alle sue mogli e dice: ascoltate. Basta. Voi, silenzio, e dovete ascoltare. Tenete presente che nel mondo ebraico il verbo shamach, ascoltare, significa anche obbedire. Ascoltate dunque. E poi c'è l'altro principio. Per un mio livido ho ucciso un uomo e ho ucciso un ragazzo per una mia scalfitura. La sproporzione nella reazione negativa nei rapporti interpersonali. Tu mi dai una sberla e io ti ammazzo. Nei comandamenti e in tutte le clausole dell'alleanza noi troviamo il rifiuto di questo principio. Tanto che nei comandamenti troveremo non rubare, non uccidere, eccetera. Ma proseguendo la lettura delle altre leggi, si trova anche la legge del talione, occhio per occhio, dente per dente. Quindi tu mi dai un graffio, io ti restituisco un graffio, non ti ammazzo. Noi che viviamo in un'epoca cristiana, è chiaro che diciamo che la regola del talione è una regola rozza e primitiva. Beh, prima era peggio. Perché prima c'era la grande regola della prepotenza, la regola del più forte. Questa alleanza, alla fine del documento, è detto che deve essere ristipulata ogni 7 anni. Linea 12. Mosè diede loro quest'ordine. Alla fine di ogni 7 anni, al tempo dell'anno della remissione, 7° anno è l'anno sabbatico. Per questo viene chiamato anno della remissione. Nell'anno sabbatico c'era il perdono, c'era la restituzione della libertà agli schiavi. Al tempo dell'anno della remissione, alla festa delle capanne, e quindi siamo in autunno, quando cessa il lavoro contadino. Quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al Signore, cioè verrà al santuario, presentarsi davanti al Signore vuol dire arrivare al Tempio. Nel luogo che avrà scelto,
leggerai questa legge davanti a tutto Israele e agli orecchi di tutti. Questa è la data, ogni 7 anni. Naturalmente anche nell'alleanza fra Dio e Israele al Sinai ci sono le benedizioni e le maledizioni. Linea 17. Vedete, io pongo oggi davanti a voi benedizione e maledizione. La benedizione se obbedirete ai comandi del Signore vostro Dio che oggi vi do. La maledizione se non obbedirete ai comandi del Signore vostro Dio e vi allontanerete dalla via che oggi vi prescrivo per seguire dei stranieri che voi non avete conosciuto. Ora, se provate ad osservare la linea 11 e la linea 16, queste diciture che abbiamo letto si trovano nell'ultimo libro del Pentateuco, nel Deuteronomio. Voi finite il Pentateuco, chiudete l'ultima pagina del Deuteronomio e aprite la pagina del libro di Giosuè. Finito quello, i giudici, finito quello, avete Ruth che è una entromessa, e poi di seguito primo e secondo Samuele, primo e secondo Re. Dunque, Giosuè, Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re sono la storia deuteronomistica, cioè quella storia che narra come sono andate le benedizioni e le maledizioni. E in questa storia si mette in evidenza con estrema chiarezza un processo che si ripete continuamente. E il processo è quello che voi notate alla linea 22. Quando Israele non osserva i patti dell'alleanza, le clausole, allora scatta il castigo, la maledizione. Può essere la siccità, può essere le locuste, quindi scarsissimo raccolto nel primo e nel secondo caso, può essere una pestilenza, può essere l'invasione di qualche nemico. A questo castigo Israele naturalmente reagisce. Ora noi abbiamo lungo la storia di Israele un punto di demarcazione fortissimo che è l'esilio babilonese del VI secolo. Prima gli ebrei non sanno chiedere perdono. Dopo imparano a chiedere perdono. Prima dell'esilio, dunque, la preghiera di Israele era: liberaci dalla maledizione, cioè liberaci da questo castigo. Al che Dio interveniva e riconciliava il popolo con sé. Quindi avete questa continua cadenza che vi viene spiegata molto bene nei primissimi capitoli del libro dei Giudici. Peccato, castigo, invocazione, riconciliazione o perdono. Naturalmente questo schema si ripete e tutta la storia di Israele è una ripetizione di questo schema, e gli autori di questa storia deuteronomistica, Giosuè, Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re, ve lo mostrano continuamente. L'ultimo libro dei Re, il secondo, finisce con gli ebrei in esilio e si dice con chiarezza: gli ebrei sono andati in esilio come castigo per le violazioni delle clausole dell'alleanza. Geremia è quello che prepara il popolo ebraico all'esilio e lo prepara in un modo puntiglioso, continuo, instancabile. Se voi leggete il libro di Geremia con l'occhio ironico, ridete per tutto il libro. Geremia parla, non lo ascoltano e Geremia dice: non importa, anche se non mi ascoltate fa niente, andate a casa, preparate le valigie
perché tanto andrete in esilio. Il re si scoccia, lo fa tacere, lo mette dentro una cisterna. Geremia guarda in alto, vede la sentinella e dice: cosa fai qua? E dice: faccio la sentinella perché tu non scappi. Guarda, è meglio che tu vada a casa, che tu faccia le valigie, perché tanto andrai in esilio. Il re lo tira su, dice: ti basta il castigo? Sì, dice: mi basta, ma guarda, non perdere tempo con me, va a casa da tua moglie, la regina, fai le valigie, perché tanto andrete in... Continuamente, qualunque cosa succeda, Geremia è lì che avvisa. Contemporaneamente, però, avvisa anche che le cose non possono andare avanti così. Peccato, castigo, perdono, peccato, castigo, perdono, peccato, castigo. Dice: no, non ha senso, non ha senso. Ci sarà una novità. E lui annuncia questa novità. E l'annuncia così. Linea 33. Ecco, verranno giorni. Quando un profeta incomincia così sono guai, perché se notate non mette la data. L'espressione verranno giorni bisogna tradurla all'epoca del Messia. Punto. Quando verrà non lo so. Ma quando verrà il Messia? Oracolo del Signore. Dunque verranno giorni nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Già questo primo versetto fa problema, perché all'epoca di Geremia, quindi poco prima dell'esilio, fra la fine del 600, fate conto dal 630 avanti Cristo al 580 avanti Cristo, Israele non esiste più, perché Israele è scomparso dalla storia nel 722 avanti Cristo. Sembrerebbe Sargon II, qualcuno pensa a suo padre, Salmanasar V, ma cambia poco la sostanza. Gli assiri scendono e fanno la barba al regno del nord, cioè distruggono tutto, portano via la popolazione e sostituiscono la popolazione con un'altra popolazione deportata, ma questa popolazione deportata che arriva nel territorio del Regno del Nord viene dal nord della Mesopotamia, probabilmente curdi. Sarebbero i samaritani. L'incrocio elemento ebraico, elemento nuovo, danno vita a questa popolazione sempre semitica, ma di stampo diverso. 722, venite avanti con la storia, 630 vuol dire quasi 100 anni dopo. Israele non c'è più, c'è solo il regno di Giuda, eppure la profezia dice che Dio vuol fare questa realtà nuova con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Il che vuol dire che in prospettiva questi ebrei schiavi a Ninive non saranno senz'altro né dimenticati né esclusi da questo progetto divino. E dice che concluderà un'alleanza nuova. Questa realtà vuol dire che supera quella precedente, non è la ripetizione. L'aggettivo Hadash, Hadashah al femminile, indica proprio una realtà che non ha niente a che fare con la precedente. Niente. Io penso che se qualcuno di voi prega la liturgia delle ore, si troverà con una certa frequenza di fronte a un testo salmico che dice: canteremo al Signore canto nuovo. E di solito la gente non dice: che cavolo di roba è sta qua? Semplice.
Domanda da lascia raddoppia. Quanti sono i salmi? Adesso mettiamo in moto i 4 neuroni che abbiamo svegli stamattina. Il Tempio viene costruito nel X secolo e tra varie vicissitudini di distruzioni e ricostruzioni scompare definitivamente nel 70 d.C. Quanto dura? 1000 anni. E loro compongono per il culto templare in 1000 anni 150 preghiere e basta? Una preghiera ogni 10 anni? Wow! C'è qualcosa che non quadra. Non quadra no, perché nel testo dei Salmi si trova un fenomeno che di solito nessuno spiega, ma per noi è pane quotidiano. Di che epoca è questo salmo? Non si può dire, perché loro componevano un salmo, lo pregavano in una determinata circostanza, poi lo mettevano nell'archivio del Tempio. Quando dopo qualche anno si presentava una circostanza simile, ripescavano il salmo, lo ritoccavano in modo da riadattarlo e pregavano quello. Tornavano a mettere giù, dopo 10 anni si presentava un'altra circostanza simile, torna a prendere, torna a modificare. Quindi noi abbiamo delle composizioni che hanno avuto dei riciclaggi orrendi. Alle volte capitavano degli avvenimenti così inediti per cui si sentivano costretti a fare un salmo nuovo, ma il che vuol dire che il fatto era così eccezionale che non era assimilabile a niente di prima. Hadash significa questo. Non è la camicia nuova, perché la camicia nuova è uguale a quella di prima, solo che non è vecchia come quella di prima, ma è sempre una camicia. Invece no, Hadash significa proprio tutt'altro. Non sarà come eccolo qua, non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, l'alleanza di cui abbiamo parlato fino adesso. Alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. Fine della prima parte che incomincia alla linea 33 e finisce alla linea 36. Adesso, con il versetto 33, inizia la novità. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Chi non è avvezzo si accorge che c'è una grossa differenza alla linea 33, casa di Israele e casa di Giuda. Alla linea 36, casa di Israele. E Giuda? Qui c'è una regressione alle origini, perché il popolo ebraico, prima di spaccarsi in 2 regni, era detto semplicemente casa di Israele. E quindi qui abbiamo tutto il popolo ebraico. Questa sarà l'alleanza che concluderò con tutto il popolo ebraico dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro. Chiedetevi chi è che sta lavorando, Dio o l'uomo? Dio, sono affari suoi. È lui che si vincola nel mettere la sua legge dentro al cuore dell'uomo. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. È un problema suo, non è un problema nostro. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Questa è la formula dell'alleanza. Come la formula del matrimonio, come qualunque altra formula, è fissa. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo
fate esperienza di Dio. Conoscere in Oriente non è studiare teologia, è fare esperienza. Perché tutti faranno esperienza, dal più piccolo al più grande oracolo del Signore. Notate l'inclusione della linea 37 con la linea 39-40, ed ecco la chiave. Perché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. E il castigo dov'è? Non c'è. Per cui la nuova alleanza è caratterizzata dalla linea 42, dove l'invocazione non è più liberaci dalla siccità, dall'invasione, dalla pestilenza, ma è perdonaci, si impara a chiedere perdono. E il castigo non c'è più, non esiste. Però tenete presente una cosa molto seria, torniamo leggermente indietro alla linea 23. Quando c'è una colpa, la colpa va espiata. Questa è la grande legge dell'Oriente antico. Noi abbiamo un testo molto lungo nel libro del Levitico. Io ho scelto, per consumare meno carta, un'espressione sintetica della lettera agli Ebrei. Linea 25. Secondo la legge, quindi secondo il Pentateuco, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue e, questa è un'affermazione assoluta, senza spargimento di sangue non esiste perdono. Wow! E allora, questo principio che cosa comporta? Comporta che bisogna ammazzare qualche persona, perché senza spargimento di sangue non c'è perdono, solo che in Israele non si può. Dall'epoca di Abramo non si può. Quando Abramo aveva dimenticato l'alleanza con Dio e si era cristallizzato nel gioirsi, nel godersi il figlio Isacco, perché era quello che a lui interessava, della terra non gli interessava niente, dell'amicizia con Dio non gli interessava, del futuro di un popolo non gli interessava avere un figlio. E Dio dice: va mica bene così, adesso me lo ammazzi, perché questo lo hai fatto diventare un idolo. E Abramo lì rinsavisce, sta per ammazzarlo e sappiamo come sono andate le cose. L'uomo è stato sostituito da un animale e da quella volta l'animale sostituisce l'uomo nel sacrificio. Quindi l'uomo non si tocca e il sangue è quello dell'animale. Nel giorno dello Yom Kippur, nel giorno degli interessante, noi pensiamo che Yom Kippur sia un titolo, invece vuol dire giorno della purificazione. Yom, giorno. Nel giorno della purificazione, nel giorno dell'espiazione, venivano uccisi degli agnelli, il cui sangue veniva presentato dal sommo sacerdote nel Santo dei Santi, e questo sangue veniva rovesciato sul coperchio dell'Arca dell'Alleanza, Caporet in ebraico, Ilasterion in greco. E questo sangue è il sangue, lo spargimento del sangue che ottiene il perdono. Senza spargimento di sangue non esiste perdono. Prendete e bevetene tutti, questo versato per voi e per tutti